Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, questa settimana è stata piena di movimento, continua ad essere piena di movimento. Abbiamo questa luna piena in eclissi che veramente è la disidentificazione dell'io, la disidentificazione da quelle circostanze in cui noi, come vi ho detto di fare quell'esercizio, vi invito per le ragazze nuove, anche per le nostre veterane che se l'avete già visto, di riguardare il video sulla primavera, perché quello è proprio il fulcro, no, la chiave di volta di tutti i segni zodiacali, per tutte noi. Quando vi ho fatto fare l'esercizio del senza nome e senza cognome, quell'esercizio è fondamentale perché noi ci siamo incarnati prendendo il karma familiare, no? Il karma familiare che era necessario affinché noi sviluppassimo determinate qualità. Questo lo spiego anche nel video sul karma e il libero arbitrio. Bene, quindi noi siamo condizionati dalla necessità del karma. Nella misura in cui integriamo i doni del karma, questa luna piena in eclissi ci porta a fare esperienza dei doni integrati. Quindi sentirsi senza nome e senza cognome, che ci danno l'armatura per iniziare il viaggio sulla Terra, è fondamentale per crearsi una propria armatura, quindi quando ci sentiamo senza nome e senza cognome. Perché le esperienze che abbiamo avuto dalla nostra famiglia, pur amando la nostra famiglia, attenzione, perché io amo la mia famiglia, cioè, voglio dire, però il sentirmi senza nome e senza cognome, a livello inconscio ci sono dei condizionamenti. Fare quell'esercizio ti porta a vedere l'asticella della tua intuizione, del tuo istinto, dove va senza nome e senza cognome. Perché magari amiamo la nostra famiglia, quindi amando la nostra famiglia non vogliamo anche dargli una delusione. Va bene? E di questo è inconscio, è tutto inconscio. Quindi fare quell'esercizio del nome senza cognome ci aiuta anche a staccarci da quell'identificazione. Quindi ribadisco di riguardare quel video e anche i segni zodiacali per questa luna piena in eclissi per vedere dove batte la disidentificazione, ok? Quindi detto questo stiamo ultimando anche i segni zodiacali per aprile. Li abbiamo fatti in questo modo mettendo qual è la direttiva animica della tua anima in quel mese, secondo il tuo segno zodiacale, ascendente, luna e Venere, poi collegate i punti e fate un vostro corpus, e poi 2 carte per ogni settimana di aprile, partendo dal 1 aprile fino al 30 aprile, quindi facendo i 7 giorni, insomma, più o meno. Quindi per vedere rispetto al tema principale che è uscito per ogni segno zodiacale, come va ad adempiersi secondo le dinamiche possibili della 3D. Perché il futuro non lo predice nessuno, lo dico per le ragazze nuove. I tarocchi leggono la direzione che stanno prendendo le tue credenze, quindi leggono il karma e il dharma potenziale. Quindi siccome non ci saremmo incarnati centinaia e migliaia di volte se non ci dessimo la possibilità di libero arbitrio quando integriamo i doni del karma, quindi è proprio perché il futuro lo crei tu. Va bene? Il futuro lo crei tu. C'è una linea sottile tra questo e il destino. Ecco, entriamo in un campo minato. Il destino esiste. Il destino, come l'ho spiegato spesso, ha a che fare con l'allineamento dei doni spirituali. Cioè, prima di incarnarsi, la tua anima ha scelto determinate qualità da integrare, doni, talenti e potenzialità. Quello è il destino. Per i primi tempi, quindi secondo la necessità del karma, tu fai esperienza di determinate cose per forgiare le armi spirituali che ti portano a integrare quei talenti e quelle potenzialità. Poi, come ci vai incontro a ultimare quell'integrazione, lo decidi tu. Posso parlare soltanto per grandi linee in questi termini, in questa zona minata di destino, libero arbitrio, va bene? Ma l'avete capito? E se devi integrare il perdono, ci saranno tante persone che ti faranno male. Va bene? Ok. Poi scegli tu come adempiere a quella cosa. Per esempio, sto facendo proprio degli esempi veramente superficiali per intenderci, no? Perché sono degli argomenti complessi. E io per quanto posso cerco di spiegarveli tutti
in modo fruibile, lo sapete già in tutti i podcast. Quindi il destino esiste, ha a che fare con quello che la tua anima ha deciso di incarnare in termini di qualità e talenti. Vabbè? E compassione, discernimento, autorevolezza su alcune cose, varie cose. Poi nella 3D scegli, tra virgolette, scegli a seconda di quanto karma è integrato, come andare incontro ad altre dinamiche e circostanze che si possono manifestare nella tua vita. Ok, più o meno, ok. Quindi i tarocchi leggono la direzione che stanno prendendo le tue credenze, il karma e il potenziale dharma. Ok, detto questo, ragazze mie, siamo in questa settimana di Pasqua, di resurrezione, ci avviciniamo a questa resurrezione che è un ulteriore aggancio al suggellarsi di questa rinascita. Ci sono tutti eventi uno dietro l'altro, vedete, no? Quindi non c'è proprio tempo di annoiarsi un attimo. Mia nonna diceva l'ozio è il padre dei vizi. Sì, nonna, se fosse ancora via con tutti questi martellamenti, dico nonna, un attimo di... Comunque le parlo perché viene spesso a trovarmi. Allora, sì, stavamo dicendo, oggi abbiamo 3 varianti, ho messo 3 arcani maggiori qua. Ovviamente le potete sentire anche tutte e 3 o più di una, come fosse una variante unica, lasciatevi ispirare. E abbiamo la morte, il giudizio e la temperanza. Andiamo a fare la parte lavorativa per primo. Andrò a mettere attenzione sul talento e sul potenziale da adempiere nelle circostanze lavorative oppure quotidiane, perché molti di voi mi hanno scritto spesso: se io sono in pensione ci sarà qualcosa che ti piace. Quindi nella misura in cui, siccome l'elisir dell'eterna giovinezza interna è andare incontro a quello che ci piace, va bene? Quindi come interpretare la parte lavorativa rispetto, per esempio, se sei in pensione, quello che in quella settimana nel quotidiano, come fare nel tuo quotidiano per allinearti consapevolmente al tuo talento, al tuo potenziale, va bene? Cioè mio padre è in pensione, ha lavorato tanti anni in ufficio e in banca, ha lavorato tanti anni, però gli piace scrivere, va bene? Quindi mio padre scrive tantissimo, è un grande filosofo, quindi comunque lo sapete, ormai è il papà di tutte. Quindi ecco, come adempiere, per esempio, se sei in pensione e ti piace scrivere, in quella settimana come andare incontro alla tua massima aspirazione, come scrivere meglio. Sto facendo gli esempi, eh? Ok. Allora, ragazze mie e ragazzi, e poi passiamo all'amore, va bene? Abbiamo prima variante, seconda variante o terza variante. E partiamo dalla prima variante. Allora, la mettiamo qua e andiamo a vedere per quanto riguarda il lavoro. Vediamo un po' il lavoro per le mie ragazze e i miei ragazzi in questa settimana. Dal 25 al 30. Sul lavoro, quale porta si apre? Talento e potenziale. Ok, talento e potenziale accompagnato da un bello sciamano. Allora, voilà, ok, ce l'abbiamo tutte. Vediamo, lavoro in questa settimana, talento e potenziale, come implementare i doni e i talenti. La porta della terra mi parla di progetti, il mentore e il sonaglio. Allora, mi stanno dicendo già cosa può accadere in questa settimana oltre al dono e al talento, no? Perché quello che può accadere ha a che fare con quello che sta vibrando all'interno. Qua ci sarà, allora, state lavorando su alcuni progetti con la porta della terra,
concretezza, ok? Avrete una persona che vi aiuterà in questo, in qualche progetto lavorativo, un mentore, una persona importante. Il sonaglio mi dice di seguire l'intuito rispetto a questo vostro mentore, a questa persona che si avvicina a voi in questa settimana, che ha a che fare con la concretezza di qualcosa che vi sta portando a dei progetti. La Porta della Terra mi parla di progetti, di concretezza, di realizzazione, sono come se fossero i denari, no? Qua abbiamo una persona che ti guida nel realizzare concretamente qualcosa di importante a lungo termine in questa settimana, e il sonaglio è l'attività che tu devi utilizzare in questa settimana, che è proprio il friccichio dello spirito per seguire questa persona. Mm? Quello che ti dice, c'è una persona importante in questa settimana in ambito lavorativo. Ora, a livello di talenti e potenzialità, il sonaglio è proprio la carta chiave. Il sonaglio cos'è? È il rumore dello spirito, cioè il rumore, è la voce dello spirito che ti parla in questa settimana. Il sonaglio ha a che fare proprio con il sentire la voce guida interna. Quindi per vincere in questa settimana nella concretezza di qualcosa in ambito lavorativo, devi seguire la tua una voce spirituale. Ci saranno, per alcune di voi avrete la netta percezione che quella cosa è quella cosa giusta, quello che vi arriverà in questa settimana, e questo ha a che fare con una persona che vi sarà vicino in questa settimana sul piano lavorativo, o anche può essere un insegnante, va bene? Ma questo insegnante che proietti fuori è sempre il tuo spirito che lo manda, proprio per palesare all'esterno, per darti la prova provata a livello razionale che quello che stai percependo è giusto. Va bene? Ok. E mettiamoci tarocchi. Mettiamoci tarocchi. Eccoli. Prima variante sul lavoro. Qua mi sta uscendo la giustizia, qua ci sono, la giustizia entra a tuo favore. Mettiamone 3. Nel lavoro cosa accade in questa settimana? Re di denari, 7 di spade e l'eremita. Qua ci sono questioni in ambito lavorativo che vi fanno andare un po' piano, cioè come se steste riflettendo su quale strada è la strada migliore da prendere in ambito lavorativo, perché avete un po' di dubbi, e qua ci sarà una persona che vi aiuta. Vi dicono di andare con prudenza, di ascoltare la voce dello spirito, è una persona che vi aiuterà nel prendere la decisione giusta in cose che voi vi fidate poco, diciamo. Vediamo un po' qual è l'energia dell'eremita. Del cavallo di bastoni. L'energia dell'eremita è del cavallo di bastoni, quindi vuol dire che qua ci sarà una persona in ambito lavorativo che ti fa fare chiarezza su alcune questioni di cui tu non ti fidi, di alcune questioni su cui capito che voglio dire, per dei progetti o per qualsiasi cosa, ci sarà questa persona che ti aiuta. Può essere un capo, un insegnante, qualcuno. C'è un cambio rispetto a quello che ti viene detto da questa persona o da quello che tu percepisci di fare giusto in quella determinata area del settore lavorativo. Va bene? Ok. Vediamo un po', mettiamone 2 altre. Sì. E i 10 di spade. Qua si apre una nuova tappa, ragazze. Una nuova tappa per qualcosa di... Potete essere un po' demotivate perché all'interno del contesto lavorativo magari ci sono dei colleghi che non si sono comportati bene con voi. Si apre una nuova tappa qua. Una nuova tappa. C'è qualcuno che ti dà un consiglio. Vedi qua c'è il carro, avanzamento, successo. C'è qualcosa a livello lavorativo che non ti ha fatto stare bene, o si tratta di una persona o dei colleghi di lavoro, qualcosa che è inerente proprio a livello emozionale. Però arriva un cambio. Va bene? E c'è qua una persona che ti supporta. Vediamo un po' cosa ti dice l'altro oracolo. Lavoro, l'osservatore, sinfonia incompiuta. È tempo di fare un sonnellino. Qua la situazione era ferma da un po' in ambito lavorativo.
Mi stai dicendo che la situazione era ferma rispetto a qualche progetto o qualcosa, mettiamone altre due? Sì, una nuova vita, non avevo dubbi. E infatti c'è rigenerazione. E qua c'è o qualcuno che ti richiama in ambito lavorativo, va bene, per avere un'altra opportunità con te, perché sei una persona di valore. Oppure c'è proprio un nuovo inizio in ambito lavorativo, una rigenerazione, una nuova vita dopo una situazione che era ferma, o per un progetto, per qualcosa, ci sarà questo mentore per molti di voi. Ok, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto sul lavoro, adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere sull'amore cosa accade in questa settimana per le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante. Andiamo a mettere una carta guida e dopo ci facciamo la lettura normale. Ok, cosa succede in amore in questa settimana per le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante? Sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, andiamo a vedere. Cosa succede in amore? Carta guida. Qua abbiamo una torre. Cambio. La torre mi parla di cambio. Un cambio. È possibile che state vivendo già questo cambio? Può parlare anche di una rottura che c'è stata o ci può essere un cambio forte in questa settimana? E qua c'è Stella, Qua mi sta parlando che arriva un cambio forte nella tua vita relazionale e sentimentale. Anche la sanazione di dinamiche interne che si sono rotte, delle situazioni difficili, vengono sanate in questa settimana. La Stella, sì. E arriva un cambio. Quindi o c'è stata una rottura e molti di voi vanno a sanare quelle dinamiche interne che l'hanno portata a questa rottura e vediamo cosa accade, oppure c'è una ripresa, oppure l'amore torna a fluire di nuovo dopo una situazione difficile. Vediamo un po' cosa viene dopo la torre. E infatti di nuovo il paggio di denari l'avevamo visto prima, qua arriva un'opportunità. Allora mi dicono che qua c'è una nuova opportunità. Il Fante denari mi parla di comunicazioni in concreto, però no? Più degli altri fanti sono proprio comunicazioni in concreto. Vediamoci, parliamo, facciamo. Ho una nuova opportunità, quindi usciamo da una situazione di torre per una nuova opportunità. Ok, andiamo a vedere adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vediamo, amore. Allora, cosa accade in amore alle mie ragazze e ai miei ragazzi della prima variante? Qua abbiamo la papessa e il 4 di spade. Qua è tutto fermo. Qua vi vedo molto introspettive, molto silenziose o silenziosi, l'amore è fermo, è possibile che qua state recuperando voi stesse, state sanando questa torre, no? C'è silenzio con qualcuno, comunque siete voi che non ne volete sapere perché state molto concentrate su di voi, sul vostro lavoro, le vostre cose, ci andate prudenti, forte il segno del pesci. Vediamo, energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 4 di spade, l'asso ai denari, 5 denari, 10 denari, regina di coppe. Guardate, qua c'è l'energia di una... Io vi vedo qua molto concentrate sull'aspetto lavorativo o comunque familiare, far andare bene delle cose, magari c'è molta stanca. Qua c'è l'energia di qualcuno, può essere la tua persona di interesse oppure puoi essere tu, l'energia di qualcuno molto stressato da un punto di vista di altre responsabilità lavorative, quasi che tu hai perso la pazienza su questo, stai per perdere la pazienza o hai bisogno di recuperare perché è molto concentrata sulle cose lavorative, che comunque stai arrancando, mi spiego, cioè nel senso molto concentrata su delle tue responsabilità o comunque la persona tua di interesse è molto concentrata su delle sue responsabilità. Qua abbiamo di nuovo l'energia del pesci, cancro e scorpione.
e quindi l'amore è in pausa, comunque sia c'è una situazione di stanchezza per altre cose. Vediamo. Energia attuale, cosa succede in amore? Qua abbiamo il 9 di coppe. Io qua ti vedo bene, cioè il 9 di coppe, energia attuale, mi dice che sei molto energia di amor proprio. Ti vedo energia di amor proprio, il 9 di coppe, molto concentrato su ciò che ti fa bene. Ti vedo stare bene da sola o da solo, o comunque sia, ti vedo bene. Se non è accaduta ancora questa energia, accadrà, perché è energia del presente. Vediamo l'energia positiva in amore. Qua c'è il 9 di denari, qua vedo l'energia positivissima per te in ambito lavorativo, c'è una ripresa in ambito lavorativo straordinaria, quindi energia molto individualista, la tua, molto concentrata in ciò che ti fa bene a livello tuo personale, e vedo una soddisfazione a livello economico. Qua vedevamo che c'erano un po' di problematiche, no? A livello economico, l'avevamo vista anche prima. O comunque vedo una realizzazione in ambito lavorativo. Poi vi dico, questa energia di anche tua, che sei molto attraente in questa settimana, molti ti riconoscono il tuo valore, riconoscono la tua bellezza, il tuo essere, ti vedo molto attraente. Certo è che c'è un'energia molto individualista di amor proprio qui, va bene? Sapete che le letture possono risuonare anche a specchio, no? Io dico che sto parlando di te, ma invece parla la tua persona di interesse se c'è, quindi se è questo ribaltate anche il concetto, eh? Forte il segno della Vergine, ti vedo andare incontro, vedo molta soddisfazione tua personale in questi giorni. Vediamo il blocco. La regina di bastoni, il blocco. È come se... Allora, già i bastoni al blocco, è possibile che tu stia avendo a che fare con una persona che ha un carattere molto forte, che è difficile discutere se c'è una persona di interesse. Quindi mi può parlare di un'energia molto individualista, di una persona con cui stai avendo a che fare, se c'è. Altrimenti la regina dei bastoni al blocco sei tu. Cioè, come se in amore non ti va di mettere sforzo, impegno, non ti... perché sei un po' demotivata, un po' così. Forte il segno dell'Ariete, Leone e Sagittario. Vediamo il passato, che è successo. Paggio di coppe e il re di bastoni. Io vedo qua c'è stata l'inizio di qualcosa con qualcuno, però è possibile che questo qualcuno abbia un'energia molto individualista e quindi tu hai perso un po' la pazienza. Vedo che forte di nuovo Ariete, Leone e Sagittario, e qua c'è una coppia che può avere molto carattere, potete avere molto carattere, e quindi però qua c'è una situazione dove adesso c'è un 9 di coppe, quindi non è un 10 di coppe, no? E quindi è come se mi dicesse qua c'è stata comunicazione con questa persona, però forse o tu hai perso un po' la pazienza o perdi un po' la pazienza perché questa persona ha un'energia molto individualista, mi spiego? Oppure qua c'era un'altra persona. Sì, vedo, è possibile un'altra persona qui. Mm. Comunque, se sei da sola, io invece qua vedo che ti sei molto concentrata nel tuo benessere personale, a recuperare te stessa, eh? Vediamo o te stesso. Vediamo che succede qua. Prossimi 5-7 giorni, amore. La regina di spade, vedi, vedo un po' di regine qua. Regina di spade e il 5 di bastoni e il matto. Allora, vediamo chi viene dopo il matto. Il mago. Allora, se qua abbiamo una situazione con cui... Allora, io qua vedo una situazione di tensione con qualcuno. Di tensione, regina di spade, 5 di bastoni, che mi parla di una situazione dove tu hai un po' le difese alte rispetto a una persona con cui ci può essere un piccolo litigio, va bene? Io vedo che questo litigio è dovuto per le persone nel vostro intorno, tuo o la tua persona di interesse, per una terza persona. Però io vi dico una cosa, o tu hai lasciato questa persona perché c'era un'altra persona in mezzo, io qua vi dico una cosa, è possibile che qui questa persona, ma adesso io lo voglio andare a chiarire con le carte, torni single.
se era già impegnato in un'altra relazione, mi spiego? E te lo viene a dire, vuole ripartire da zero con te, vuole un nuovo inizio, 0 e 1, sì. E quindi se c'era questa persona che gli andava dietro, questa persona al blocco, non c'è più. Però qua c'è una piccola discussione per questo. Sì, io allora invece se sei single, io qua vedo che delle opzioni ce le hai avute, però nessuna ti ha soddisfatto. Io ti vedo in questa settimana che si avvicina questa persona, però tu c'è questa opportunità, no? Però è come se tu gli fai lo scanner a questa persona, ci può essere un piccolo battibecco, però poi che succede qua? Che c'è l'opportunità con questa persona nuova. Qua abbiamo forti segni anche dell'Ariete di nuovo e del Gemelli, eh? Vediamo un po'. È possibile che se tu stai, se questa energia risuona con la tua persona di interesse, che sta con un'altra persona, va bene? Diciamo che possono litigare con va bene? Con la persona con cui sta, comunque sia che gli girava intorno, mettersela alle spalle e iniziare con te, perché al tuo positivo è questa persona che torna single, ok? Vediamo un po', 9 di coppe, energia attuale, torna disponibile, ecco questo volevo dire. Energia attuale. Oppure io qua comunque ti posso vedere che nel lavoro va molto bene, stai molto lottando per far andare bene le cose in ambito lavorativo, che ti va benissimo, te lo dico, se ci sono preoccupazioni va benissimo, quindi non avevi molto tempo sull'amore. Ok. Il 9 di coppe, energia attuale. Regina di denari, vedi, ti vedo molto concentrata sulle tue cose, responsabilità, casa, famiglia, lavoro, ok, ho concentrato. Il 9 di denari, energia positiva. La stella, qua il lavoro va benissimo ragazzi, va bene, se vi preoccupavate per questo va benissimo, ok. Ti vedo proprio splendere, ti vedo proprio anche avere dei pretendenti, va bene? Ti vedo sanare tante cose, qua c'è il 6 di spade, sì, qua io ti vedo sanare, risplendere, va bene? Vediamo la regina di bastoni al negativo. Il 9 di coppe, vedi? Qua è come se tu stessi avendo a che fare con una persona o un po' egoista, con del eccessivo amor proprio, diciamo. Oppure qua sei tu che non vuoi impegnarti in delle situazioni con chi che sia, ecco. Sì, però qua tu puoi aver discusso, puoi discutere con questa persona perché può essere molto individualista. Vedi, re di cavaliere di bastoni che agisce un po' per capriccio. Puoi discutere con questa persona in questa settimana, altrimenti se sei singolo da sola, qua arriva una persona che ti vedo molto concentrata sulle tue cose, se non è una persona alla tua altezza non ti apri facilmente, però io credo che c'è l'opportunità. Vediamo re di bastoni, paggio di coppe. Re di bastoni, paggio di coppe. 4 di denari, sì, è come se avessi avuto a che fare con una persona a testa dura qua, che non si apriva emozionalmente, comunque sia con una persona a testa dura, che sì, dammene un'altra, re di bastoni, paggio di coppe, 5 di denari, una persona a testa dura che ti ha lasciato così in sospeso o ti ha lasciato da sola, non ti ha dato quello che meritavi, tant'è che tu hai perso la pazienza perché questa persona è molto egoista o comunque sia, dipende dalle dinamiche, ok? Oppure c'aveva una persona, un'altra persona, non si decideva, va bene, e tu hai deciso di toglierti davanti, diciamo, e quindi dedicarti a te stessa. Oppure questa persona che può aver avuto delle problematiche lavorative. Infatti abbiamo la torre qua, no? Vediamo la regina di spade, cosa succede adesso nei prossimi 5, 7, 8 giorni. Regina di spade. 3 di bastoni, sì, io qua vedo un'attesa, vedi lavorativa, cavaliere di denari, qualcosa che va lento in ambito amoroso, o tu stai pensando di dare un ultimatum a qualcuno perché ti sei stancata. Vediamo il 5 di bastoni, il 9 di denari. Allora, qua viene l'energia, io vedo che sei molto impegnata a risolvere delle questioni lavorative in questa settimana, dopo arriva l'amore.
o questa è l'energia di una tua persona di interesse che sta a distanza e sta cercando di risolvere questioni lavorative che sono prioritarie. Va bene? Però io vedo che il lavoro va bene, il lavoro va bene. E poi qua io vedo che ci può essere una discussione con una persona per quanto riguarda il suo troppo individualismo, eh? Vediamo il matto. 7 di spade, sì, è come se tu non ti fidassi molto di questa persona che va e che viene, oppure sei tu che ti neghi all'inizio, eh? Sei tu che ti neghi all'inizio perché vuoi mettere alla prova questa persona. Dammi un'altra sul mago. È il matto, il matto e il mago. La ruota della fortuna, re di spade. Dammene un'altra sul mago. 5 di spade. Vedi il cavaliere di coppe. Allora, io credo una cosa. Qua in questa settimana io vedo che qualcuno ti fa una proposta. Allora, se sei singolo, per esempio, io ti vedo stare bene con te stessa, con le tue cose, non ti apri facilmente all'altro, sei molto concentrata su delle questioni lavorative su cui sei preoccupata. Io vedo che sarai molto occupata in queste situazioni lavorative in questa settimana per farle andare bene. Qua c'è una svolta a livello lavorativo, eh? E quindi qua arriva una persona, sì, arriva una persona, però la metterai un po' alla prova perché sei tu, secondo me, che ti farai un po' desiderare perché hai delle questioni da risolvere. Però io vedo qua che con il mago c'è questa opportunità e ti lasci andare poi, seppur dentro puoi nutrire un poco di dubbi tuoi, va bene? Perché ti vedo stare bene con te, non vuoi affrontare di nuovo una situazione amorosa, ti vedo un po' così. Invece qua, per quanto riguarda se avete già una persona, fammi vedere un po' l'energia di questo matto ancora qual è. Il sole. Infatti qua c'è una persona che può essere la stessa, vuole risolvere con te, fare punto e a capo, va bene? Fare punto a cavaliere di spade, fare punto a capo, ci può essere stato del silenzio. Io credo che sia questione di caratteri qua, vi cocciate un po' con i caratteri, siete molto forti tutti e due. Però io vedo che qua c'è l'opportunità di un nuovo inizio, seppur dovete un po' lavorarci su, perché c'è 5 di spade e un po' di tensione, ok? Datemi un'altra carta sul 5 di bastoni. Il mondo, sì, qua si apre una nuova tappa che ha a che fare per le ragazze che stanno aspettando che c'è una persona che aveva un'altra persona. Si apre una nuova tappa. Questa persona ritorna disponibile, va bene? Io vedo che poi a livello anche amoroso, alla fine di questa settimana, questi 5-8 giorni, se sei singolo, tu entra questa persona. Hai un po' di remore tue, perché comunque devi lasciare tu una zona comfort, però alla fine ti lascia andare. Ok, vediamo un po' cosa ti dice l'ultima carta. E infatti regina di bastoni, qua decidi tu. Qua io ti vedo di nuovo riprendere il tuo vigore, il tuo splendore, è tutto a tuo favore, quindi decidi tu. Va bene? Che tu sia un uomo o una donna, decidi tu. Vedi? Arriva un cambio, comunicazioni, all'improvviso, sì. Certo è che la fai sudare a chiunque sia, però alla fine ti lascia andare. Va bene? Vediamo un po' cosa dice l'oracolo. Anzi, cosa ti dice questa persona. Così andiamo a fare ancora di più nella profondità. Per le ragazze nuove i miei oracoli lui lei sono tutti disponibili sotto all'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Io qua credo che alcuni di voi ci sia stata questa separazione. E quindi è proprio quello che ti ho detto prima. Vediamo ancora cosa ti dirà questa persona. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato e te l'ho detto qui. E te l'ho detto qui col 9 di denari, sei proprio apprezzata o apprezzato, va bene? Ok. Andiamo a vedere ancora cosa ti dice l'oracolo. Co-creare. A dire il vero. E beh sì, serendipità. Allora, qua io vedo intendimento, co-creare, venirsi incontro, dire la verità, togliere le maschere,
serendipità è proprio il momento propizio, quindi sia che tu sia single che ci sia già una persona, io vedo qua che la buona sorte, occasione da prendere al volo, gira dalla tua parte perché una persona ti vuole venire incontro, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto per questa settimana. Io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante. Andiamo a vedere prima di tutto nel lavoro, quindi qualità, talenti, situazioni che possono arrivare e come implementare la nostra maestria in questo settore. Allora, in questa settimana per le mie ragazze e i miei ragazzi della seconda variante, dal 25 al 30, mettiamone una, poi l'archetipo, vediamo, lavoro, talenti, poi ci mettiamo lo sciamano, vediamo, lavoro, talenti, scusate. Ok, e partiamo. Allora, lavoro, talenti, vediamo. La porta dell'orizzonte, edonista, la rivelazione. Che splendide carte qua, ragazze, sul lavoro, sui vostri talenti. Allora, mi stanno dicendo, con questa carta la porta dell'orizzonte mi parlano di un avanzamento a livello lavorativo e soprattutto mi dicono che i vostri progetti finalmente stanno vedendo l'alba o tutto ciò che ha a che fare con il settore lavorativo, economico, stai per vedere quindi l'alba, ok? L'alba è arrivata e quindi ti dicono con la carta edonista che finalmente puoi godere di frutti che hai seminato a livello lavorativo. La rivelazione mi dice che avrai una rivelazione in questa settimana perché qualcosa si sblocca, c'è una ripresa in ambito lavorativo e soprattutto per quanto riguarda i tuoi talenti e i tuoi doni, in ogni ambito descritto dal lavoro, l'economia, di essere un edonista. Ispirare energia creativa per accettare le cose buone della vita, celebra la bellezza che c'è in te. Allora, questa è una settimana in cui tu godrai dei frutti del tuo lavoro, chiaro? E come qualità e talenti ti dicono, in questa settimana tu devi godere di quello che hai, tipo ci possono essere anche delle entrate in più, fatti un massaggio, va bene? Cioè ti dicono quelle entrate in più, quello che ti arriva, goditelo. Ecco, questo mi stanno dicendo, perché avrai una rivelazione in tal senso. Che vuol dire rivelazione? Ti libererai da qualcosa, quindi godi di quello che entra in questa settimana, di quello che hai, questo per raffinare il tuo talento, le tue doti, i tuoi potenziali. Godi di quello che hai, di quello che ti entra, perché si apriranno ancora più porte. Va bene? Vediamo un po' cosa dicono i tarocchi. E rispetto a chi ha un progetto lavorativo, per esempio, in cantiere, la porta dell'orizzonte ti dice, tu stai qua, il sole sta qua, dice, non ti scoraggiare del tragitto, godi di quello che c'è fin quando arrivi, va bene? Non pensare, guarda quanto è lungo questo tragitto, no, carta edonista, cioè godi di quello che c'è, tipo, mi viene questo esempio, vado dal parrucchiere oggi, che non potevo andare la settimana scorsa, vado dal parrucchiere, vado a farmi la manicure, vado a farmi un massaggio, vado, ok? Nel frattempo che arrivi al sole, goditelo, ok? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Allora, vediamo, ci mettiamo questa. Cosa accade in questa settimana nel lavoro? Vediamo. Il giudizio, hai scelto il giudizio, attenzione, ok, giudizio. La ruota della fortuna. Mamma che bello, il cavaliere di denari. Allora, qua io vedo che va tutto
tutto alla grande, anche arrivano cose che tu non stavi aspettando o che ci speravi e tutto procede con il Cavaliere di Denari. Mi dicono che c'è o una chiamata, una rinascita a livello lavorativo, una chiamata o una decisione, una chiamata che cambia le cose, la ruota. Va bene? Cambia le cose a tuo favore, a favore del denaro e del lavoro. Quindi possono esserci anche un contratto di lavoro a tempo indeterminato o comunque questo si profila, oppure può essere qualcosa che è a tuo favore a tempo indeterminato, comunque che funziona. Ecco perché ti dicono che, te lo dicevo già qua, delle entrate o qualcosa in più. C'è una rinascita in tal senso e procede tutto bene col Cavaliere di Denari. Mi dice ci sono delle entrate che ti permettono di fare cose in più, di metterti cose da parte. Sì, la rinascita, rinascita, cambio e tutto procede. Rinascita, cambio e tutto procede. E dove sta il senso che ti stavo dicendo della porta all'orizzonte? Ci sono delle entrate che ti fanno andare bene le cose, o comunque la cosa funziona meglio in ambito lavorativo. Non ti scoraggiare che il Cavaliere di Denari è un cavaliere un po' più lento, ma è concreto, di quello che dovrà ancora arrivare, che sarà di più. Mi spiego? Mettiamone due altre. La torre e il 9 di bastoni. Non ti arrendere, continua e persevera. Qua arriva un cambio dopo una rottura o dopo un inizio, c'è un inizio nuovo in ambito lavorativo. Persevera in questo, non ti arrendere, perché tutto va secondo i piani. Ok, vediamo cosa ti dice l'oracolo. Lavoro, causa e contrasto, tutto ciò che brilla. La storia è infinita. Sì, mi stanno dicendo che una situazione difficile la metti alle spalle. Una causa e contrasto, la torre, una situazione difficile te la metti completamente alle spalle, su cui stavi pensando, stavi chiedendo. Pronti? E il vento cambia direzione in favore di un nuovo inizio. Quindi, ragazzi miei, il vento cambia direzione in favore di questo nuovo inizio. Rispetto a qualcosa che ti stava rovellando un po' la testa, rispetto a cose che non sapevi, mi spiego, qualcosa che c'è un cambio in tal senso. Quindi tutto positivo. Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, vediamo un po' cosa accade nell'amore in questa settimana dal 25 al 30. Sia per chi ha qualcuno, sia per chi non c'è nessuno, o per chi ha una persona di interesse, o ci sta insieme. Vediamo un po' cosa accade nell'amore in questa settimana. Carta guida, una carta guida, vediamo. 5 di denari. Qua vedo un po' di tristezza o comunque un po' di... Mi dice che c'è una situazione dove non stai molto bene a livello affettivo, sentimentale. Mi parla di una situazione di perdita. C'è un po' questa, oppure questa può essere l'energia che ti vede concentrata più sul denaro, sul lavoro, stai più impegnata in questo, 7 denari, vedi, c'è un'attesa. Oppure può essere l'energia della tua persona di interesse che sta vivendo una situazione complicata di natura economica e sta aspettando. Sì. Ok, oppure può essere una situazione dove ti vede più protagonista di una situazione, di un momento in cui stai aspettando anche risultati economici o per rimettere la tua vita in ordine, prendere decisioni su qualcosa. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po'. Cosa succede in amore in questa settimana? Cosa succede in amore in questa settimana? Cosa succede in amore in questa settimana? Seconda variante. Il carro e l'otto di denari. Allora, qua c'è un avanzamento di natura economica, va bene? Qua vediamo proprio dei risultati, ti vedo proprio, c'è qua l'energia di qualcuno concentrato nell'avanzare a livello economico, lavorativo, vedo successo tuo in questo.
va bene? Un progresso in questo, l'abbiamo visto anche dall'altra parte. Forte il segno del cancro. Vediamo un po' l'energia attuale, positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, cos'altro abbiamo? 8 di denari, il matto, 10 di denari, 6 di spade, 7 di bastoni. Io qua più che sull'amore vedo un'energia di qualcuno molto concentrato sulla sua stabilità personale. Questa può essere la tua stessa energia che ti sei messa alle spalle una situazione con qualcuno. Magari qualcuno è, oppure qua vedo una persona molto impegnata sul piano, sul profilo lavorativo che può essere a distanza. Sì, io credo che qua ti sei messa alle spalle una situazione di stabilità anche con qualcuno che era a distanza, va bene? E qua ti vedo molto concentrata sulle tue cose, anche sul lavoro per non pensarci, forse il segno dell'Ariete. Ok, vediamo un po'. Energia attuale, cosa succede in amore? Qua c'è un'attesa. 7 di denari, di nuovo lo troviamo anche qua il 7 di denari, ti vedo attendere. Ti vedo attendere. O può essere anche l'energia della tua persona di interesse che sta attendendo, ci sono degli obblighi, degli assunti di natura lavorativa prioritari, Sapete che può risuonare anche a specchio, scusami, anche a specchio, no? Io dico che per te invece è per l'altra persona, quindi vedete un po' dove risuona. Energia positiva in amore, 5 di coppe. Qua mi dice che il 5 di coppe non ve la siete passate bene ultimamente, c'era un po' di tristezza, però la situazione può migliorare perché il 5 di coppe è al positivo. È possibile che per un'attesa stavate attendendo e questa cosa vi generava frustrazione, un po' di abbassamento d'animo, però la situazione va a migliorare in questa settimana, ci dicono. Vediamo il blocco qual è. Il blocco è il re di coppe. Allora, qua il re di coppe mi parla di una persona che non si lascia fluire alle proprie emozioni e stava aspettando, qua c'è un'attesa prima di far fluire le proprie emozioni, o qua tu puoi aver pensato di avere un po' di abbassamento d'animo in amore, come per dire un po' pessimista, no? Non c'è nessuno alla mia altezza, oppure questa persona non si dichiara, magari non è interessata a me, c'è un po' di pessimismo qua in amore, però la situazione mi dicono che può migliorare. Oppure stai connettendo con una persona che non si lascia fluire le proprie emozioni, che non si lascia, no? E stai aspettando questo. Vediamo il passato, 9 di coppe e il 6 di coppe. Allora, io qua vedo che per molte di voi vi siete dedicate ai vostri amici, alla vostra famiglia, alle persone che amate del vostro intorno e stavate aspettando l'amore. Non vi lasciate fluire facilmente, stavate aspettando l'amore. Diciamo che la situazione migliora in questi giorni. Per altre invece qua è come se c'è stata una connessione con qualcuno che conoscete bene o una riconnessione con una persona che conoscete bene, però che non si apre emozionalmente, che stava più in una zona comfort e voi stavate aspettando per vedere cosa facesse. Vediamo che succede qua prossimi 5-8 giorni, amore. 8 di coppe, cambio, 3 di coppe e la regina di coppe. Allora, mi dicono qua arriva un cambio in amore. Io vi dico che se per esempio, io vi dico qua conoscete anche delle persone nuove. Arriva un cambio in amore, la situazione dal 5 di coppe passiamo a un 3 di coppe, quindi la situazione migliora a livello emozionale per te. Vedo che qua tu inizi a fluire finalmente, passiamo da un'energia più drammatica, più triste, a un'energia più fluida in amore. Io vedo che puoi conoscere gente nuova, assolutamente. Per le ragazze single soprattutto vedo che iniziate a uscire, a conoscere gente nuova e vedo che questa situazione vi porta un miglioramento dello stato d'animo. Avete aspettato, io qua vedo che proprio arriva questo cambio. Per altri di voi io vedo che qua
c'è la stessa, può essere la stessa persona che stavate aspettando. Qua arriva, io vedo incontri, celebrazioni, festeggiamenti e qua vedo che fluisce nuovamente. Se questa persona non si apriva e stava più in una zona comfort e magari per le situazioni vicissitudini lavorative o tua di questa persona, io vedo che qua c'è una ripresa. Re e regina di coppe, qua abbiamo una coppia con del potenziale. Forti segni d'acqua, fortissimi. E sì, andiamo a vedere 7 di denari, energia attuale, 7 di denari. Cos'altro ci aggiungono? Io qua credo che, per esempio, io qua vedo che conoscete delle persone nuove, vi lasciate di nuovo fluire, vedo che qua c'è celebrazione, potete conoscere persone nuove. Una situazione di tristezza legata a una persona del vostro passato che è stata difficile un po' da dimenticare, voi iniziate piano piano a fluire, a conoscere gente nuova, vedo anche questo. Se magari qua conoscete una persona, ve la prendete anche con calma, perché magari ci volete andare con calma, ci volete andare caute. Può essere che piano piano voi vi mettete alle spalle una persona del vostro passato, 6 di coppe, che stava al blocco. Qua iniziate finalmente a fluire con una persona nuova, ok? E che avete atteso per mettervela alle spalle, ok? 7 di denari, energia attuale, 7 di denari, il mago, qua c'è un'opportunità, ma io vedo anche voi che vi state dedicando al vostro benessere personale. Qua c'è un'opportunità, il mago, Vediamo un po', forte il segno dei gemelli, il 5 di coppe al positivo, la regina di coppe, io vedo che tu inizi a fluire, cioè la situazione emozionale tua migliora, va bene? Qua ti vedo prenderti la cosa con calma, sia che tu possa fare pace con una persona che è stata più nella zona comfort, e sia che arriva una persona nuova qui, io vedo che te la prendi con calma, inizi finalmente a fluire, non hai più un abbassamento d'animo, mi spiego? Il re di coppe al blocco, il 9 di coppe, vedi? Qua c'era una persona che non si apriva emozionalmente, che stava nella zona comfort, non ti dichiarava l'amore, tu pensavi che non ti amasse, per esempio. Qua vedo una riconciliazione oppure una persona nuova, dove tu finalmente la situazione di abbassamento d'animo conosci persone nuove e quindi c'è un po' più di allegria, ecco. Vediamo 6 di coppe e 9 di coppe. 6 di coppe e 9 di coppe. Asso di coppe. Asso di coppe. Io qua vedo che c'è stata una riconnessione con qualcuno, va bene? O c'è tu stavi aspettando che questa persona si aprisse, c'è stata un'opportunità, c'è nel recente passato un'opportunità d'amore con qualcuno, però questa persona forse è più restia ad aprirsi e tu stavi aspettando, ad aprirsi emozionalmente, mi spiego? Vediamo 6 di coppe, 9 di coppe, di nuovo un'altra. Il 2 di spade. Intanto questa persona, c'è stata questa opportunità d'amore, ma tu non sapevi cosa pensare, non hai saputo cosa pensare perché questa persona non si apriva emozionalmente, non sapevi che cosa provasse, pensavi che magari questa persona non ti amasse o non sapevi perché non si lasciava andare. Ok. Vediamo l'8 di coppe. 8 di coppe. Il mondo, nuova tappa, anche viaggi, spostamenti, inizia una nuova tappa per te, 3 di coppe, 9 di denari, io ti vedo molto bene, c'è una ripresa tua totale, guarda, ti vedo molto ammirata, corteggiato anche, c'è una ripresa proprio, inizi a uscire con gli amici o comunque esci, conosci gente nuova, c'è una ripresa totale, tu vedi? Paggio di bastoni, paggio di coppe, io vedo con più opzioni, io vi vedo con più opzioni in questa settimana. Forte il segno della Vergine. Vediamo la regina di coppe. La regina di denari, sì. Io vedo che tu vai proprio con calma in questa settimana. Hai più opzioni, va bene? Hai più opzioni per le ragazze singole. Per esempio, passiamo da un'energia di attesa e di focalizzarsi su loro stesse, no? Passiamo da una circostanza di questa natura
a una circostanza in cui tu c'è un cambio a livello emozionale che ti vede ritornare allegra, va bene? Conosci gente nuova, più opzioni e tu te le valuti tutte con calma, mi spiego, regina di denari, regina di coppe, ti lasci fluire, però nel frattempo ti lasci fluire, ti dedichi alle tue cose, anche a queste opzioni, però non è una cosa proprio che ti accanisci, va bene? Per le ragazze invece che avevano questa persona qui, io vedo che questa persona ci può essere che non si apriva, vedo che c'è una nuova tappa in cui questa persona si apre. Si apre a poco, non si apre proprio totalmente, però si apre poco a poco e questa cosa ti fa molto piacere che si apre poco a poco. E vedo che te la prendi con calma. Cioè, proprio l'energia fluisce piano piano, poco a poco, ok? Fammi mettere un'altra dopo la regina di coppe. Sì, 3 di denari. Io qua vedo che c'è intendimento con l'altra persona, qua c'è un'energia di intendersi l'uno con l'altra, di fare dei piani insieme. Vedo che la cosa va molto bene. 3 di denari. La regina di spade. Per molti di voi diciamo che piano piano vi mettete alle spalle una persona del vostro passato che non riuscivate a dimenticare. Iniziate a fare dei piani con una persona nuova, con delle persone nuove, va bene? Oppure qua può essere a specchio, una persona che... Sto parlando della persona di interesse, che piano piano si apre, che si doveva mettere alle spalle una situazione andata male, piano piano si apre, fa dei piani con te, torna disponibile, mi spiego? Forte il segno dell'Acquario, Gemelli, Bilancia, Capricorno, Vergine, Toro, Gemelli, sì. Ok, andiamo a vedere cosa ci dice l'ultima carta di Rider White. Vediamo un po' l'ultima carta. Gli amanti, l'amore. L'amore gira dalla tua parte in questa settimana, vedi? 8 di coppe, arriva un cambio amoroso. Alcuni di voi stavano aspettando che una persona ritornasse disponibile e qua si fa disponibile. Vediamo un'altra sugli amanti, perché l'energia degli amanti. La forza, assolutamente sì, c'è un recupero da parte di una persona oppure c'è per il recupero dell'amore. Vedi il 10 di spade, qua mi parla che qualcuno ha lasciato alle spalle una vecchia tappa, questa può essere tu o la tua persona di interesse. Ok, sì. Si mette alle spalle l'energia negativa e c'è un recupero sull'amore proprio. Ok, vediamo cosa ti dirà questa persona. Cosa ti dirà questa persona? Aiutami, ti prego. Aiutami, ti prego. Poi è come se questa persona chiedesse comprensione. Io vedo che tu ce l'hai qua, eh? Questa può essere anche la tua stessa energia, che chiedi comprensione e magari te la prendi in modo con calma perché tu stai mettendoti alle spalle un'altra situazione o comunque non riuscivi a dimenticare una persona, piano piano tu ce la fai. Sì, vediamo un'altra, cosa ti dirà questa persona? Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Allora, qua la stessa energia mi parlano. Io credo che sia tu che tu te la prendi con calma, va bene? Te la prendi con calma e quindi è come se c'è una persona che rispetta anche i tuoi tempi, mi spiego? Sì. Ok, o sei tu che rispetti i tempi di qualcuno, ecco. Va bene, vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo. Conoscenza profonda. Il vento cambia direzione. La storia è infinita. Sì, io qua vedo che c'è una situazione che tu hai un po' di dubbi, va bene? Rispetto a qualcuno, rispetto all'amore. Il vento cambia direzione e pian piano le cose si risolvono a tuo favore. Ti ho detto che c'è quella regina di coppe che riceve, piano piano si lascia andare secondo i suoi tempi. Infatti, l'osservatore è la tribù. E io qua vedo che possono esserci più persone coinvolte, ma come ti ho spiegato prima, qua c'è una persona che si mette alle spalle un'altra relazione, un'altra situazione. Può essere tu o la tua persona di interesse. Ritorna disponibile, vedo che tu ti lasci fluire, stai con i tuoi tempi e io qua vedo che si iniziano a fare dei piani insieme a questa persona.
va bene? La tribù sono gli incontri anche oltre alle diverse persone, ho visto più re qua, scusami, più regine. Qua tu parlerai proprio con questa persona, quindi a seconda dei casi, ragazze mie e ragazzi, vi dico che qua proprio c'è il recupero, una scelta da parte di una persona di recuperare un rapporto. E anche di fare dei piani insieme laddove c'erano molti obblighi lavorativi, qui vedo, o di familiari, si mette alle spalle questa situazione per iniziare qualcosa di nuovo, va bene? Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi della terza variante. La mettiamo qua e andiamo a vedere prima nel lavoro talenti, potenzialità e quello che può accadere per forgiare i vostri talenti e le vostre potenzialità allineandovi consapevolmente ai dettami, alle coordinate della vostra anima. Allora, lavoro, talenti, potenzialità, cosa succede in questa settimana? 25-30 marzo. Una. Mettiamoci le carte degli archetipi. Due. E lo sciamano. Allora, vediamo. Ok, partiamo, vediamo questa settimana. La porta magica, c'è qualcosa di magico che succede. Ninja magica! Viva la magia! Atto di volontà coscientemente indirizzato verso un obiettivo specifico. Guarda, qua dice vedere in tutte le cose il potenziale della bellezza santa, credere che tutto è possibile. Succede qualcosa di magico nel lavoro. Il cerchio. Mi parla di una condivisione. Nel lavoro mi parla di una condivisione magica che avverrà. Mi parla di una condivisione nel lavoro. Il cerchio si chiude, c'è un completamento. Il cerchio è un completamento, no? Il completamento di qualcosa a livello lavorativo, di magico. E quindi qua il potenziale dove sta tuo? Di credere che tutto è possibile. Allora ti succede qualcosa di magico nel lavoro in questa settimana. Lavoro, talenti, ok? Quello che succede ti fa rincarare la dose sul fatto che tutto è possibile. Perché succede qualcosa di magico, di stupore che non ti aspetti. E quindi il tuo talento dove sta? Nel perseguire e continuare a perseverare nel tuo talento magico, nella magia, nella creazione consapevole della realtà di successo. Cioè, atto di volontà. Voglio che si manifesti questo, ecco, qualcosa di questa natura succede. Vediamo i tarocchi che ci dicono. Allora, vediamo che ci dicono i tarocchi su questo. Cosa succede nel lavoro di magico? Cosa succede di magico nel lavoro? Cosa succede di magico nel lavoro? Tre di spade, l'appeso, la regina di denari, ecco perché vediamo da una situazione molto pesante, quindi qualcosa veramente che non ci aspettiamo, regina di denari. Allora qua c'è una situazione molto pesante in ambito lavorativo, le cose non avanzavano. Tre di spade, l'appeso, cariche di responsabilità, una sorta di pesi, di responsabilità oltremodo. E qua c'è la regina di denari, vedo che tutto torna a fluire invece. Tutto sotto controllo, hai tutto sotto controllo, vedo una situazione che si sblocca. Una situazione si sblocca a tuo favore. Vediamo un po', mettiamo le due altre. 9 di denari. E l'8 di coppe, arriva un cambio nel lavoro che ti porta soddisfazione economica personale. Re di denari, vedi che c'è dopo l'8 di coppe? Il 2 di bastoni. Io qua vedo che è una situazione, tu inizierai a credere che tutto è possibile,
perché qua arriva una decisione che prenderai sulla base della tua calma, della tua tranquillità, grazie a una situazione di fermo che c'è stata più complicata, di stress. E quindi succede qualcosa di magico che ti fa avere la prospettiva sulla tua stabilità economica e finanziaria. Alcuni di voi hanno in mente un progetto autonomo. È questo quello che la tua anima ti sta chiedendo per alcuni di voi, e avrete delle idee geniali su questo progetto autonomo che vi porterà tanta realizzazione e soddisfazione. Vediamo il positivo per te. Al positivo l'imperatrice, che ti ho detto? Qualcosa di magico succede, un successo avrai lavorativo, avrai il posto che ti meriti, cioè quello, qualsiasi cosa tu stai facendo, l'imperatrice mi parla di esito e di successo rispetto a una situazione bloccata che non ti dava proprio il benessere che volevi, ce l'avrai. Vediamo? Io credo che sia un progetto autonomo, qualcosa di vostro. Qual è il lato negativo? La ruota, come se le circostanze fossero state avverse fino a questo momento, invece si sbloccano. Ragazzi, qualcosa di magico succede, non so cos'è, però mi parlano proprio di questa natura qui. Vediamo cosa ci dice l'altro oracolo. Un bivio, questa è la tua decisione, vedi che prendi le parche, il destino, e pronti, vedi che ti ho detto. Qua arriva una decisione di sconforto, cioè qua c'è una situazione di sconforto, no? Che comunque era voluta dal destino. E dal destino stesso ti porta una nuova iniziativa, qualcosa di nuovo che ti dà successo. Ok, ragazze mie, bellissimo. Io credo che abbia a che fare con mettersi alle spalle un tergiversare continuo di alcuni pensieri tuoi che ti danno proprio la sensazione che tutto è possibile, perché avrai delle prove che tutto è possibile, capito? Ok, ragazze mie, quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e adesso passiamo all'amore. Allora, vediamo nell'amore cosa accade in questa settimana, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno. Vediamo. Prendiamo una carta guida e poi facciamo la lettura tradizionale. Cosa succede nell'amore in questa settimana? Carta guida, carta guida, carta guida. Il Papa. Allora, il Papa mi parla è un'energia del fatto che tu sei una persona molto esigente, hai le tue credenze, vuoi una persona alla tua altezza, sei molto esigente e quindi vuoi a fianco a te una persona della tua stessa natura. Il Papa mi parla anche in questa settimana dell'energia di qualcuno che può essere tu, io credo, che vuoi fare le cose in un certo modo come dici tu. Vuoi fare cose in un certo modo, hai anche magari delle responsabilità, le responsabilità, assunti importanti tuoi in questa settimana da sbrigare. Qua vedo comunicazioni, temperanza, qua io vedo comunicazioni. Comunicazione, la comunicazione ben aspettata. Il Papa mi parla anche di una conversazione molto importante in amore in questa settimana che si avvicina a te, una conversazione molto importante che si avvicina a te in questa settimana. Forte il segno del Toro e anche del Sagittario. Vediamo un po' di cosa si tratta. Vediamo. Cosa succede in amore per le mie ragazze e i miei ragazzi della terza variante? Cosa succede in amore? Re di spade, tre di bastoni. Qua mi sta parlando di un'attesa. C'è un'attesa. Qua vedo una persona molto seria, molto concentrata sulle sue cose. Puoi essere tu la tua persona di interesse, o puoi essere proprio tu concentrata molto sulle tue cose, sulle tue esigenze personali e in attesa dell'amore. Quindi può essere in attesa oppure può essere l'energia della tua persona di interesse, che è molto concentrata sulle sue cose, che ti guarda alla distanza, ti sta aspettando. Vediamo un po', forte il segno dell'Acquario, Gemelli e Bilancia. Energia attuale, positiva.
negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 3 di bastoni, il 3 di denari, l'imperatrice, il 10 di spade, la regina di coppe. Io qua vedo, molti di voi si sono lasciati alle spalle una brutta tappa a livello emozionale. E vedo che vi siete concentrate molto nel vostro successo personale, imperatrice, 3 di denari e 3 di bastoni, prima di tutto. Sì, vedo, qua c'è l'energia di questa persona qui, che si è concentrata, ha lasciato indietro una brutta tappa emozionale e si è concentrata sul suo sviluppo personale. E sta aspettando una persona alla sua altezza, forte il segno del toro. E anche cancro, pesce, scorpione. Vediamo cosa succede in amore, energia attuale. 7 di bastoni. Io qua vedo un po' di lotta, vedo un po' di difese alte. O sei arrabbiata o arrabbiato con qualcuno. Vedo un po' di difese alte, un po' di lotta. Oppure comunque vuoi una persona alla tua altezza e quindi stai un po' sulla difensiva, sul chi va là. Vediamo energia positiva. 5 di denari, energia positiva. Qua mi parlano del fatto che qualcuno non ti ha dato ciò che meritavi e quindi stai sul chi va là e sei molto più concentrata nelle tue cose professionali, economiche. 5 di denari mi parla di energia di perdita, no? A livello emozionale, però sta al positivo, è un po' come il 5 di coppe. Sta al positivo, ciò significa che la situazione in questa settimana può migliorare a livello emozionale. Vediamo, energia negativa, asso di denari. Qua vi vedo molto concentrate nel far andare bene delle responsabilità vostre di natura economica, lavorativa, familiare, degli assunti importanti. O qua comunque c'è l'energia di qualcuno, può risuonare anche energia specchio, di qualcuno che ha degli assunti molto importanti in questo momento da risolvere prima dell'amore. Può essere anche l'energia della tua persona di interesse. Vediamo passato, 9 di spade e il mondo. Qua il problema può essere anche una distanza di qualcuno che lavora fuori e ha queste obbligazioni importanti. 9 di spade mi parla di preoccupazioni inerenti al lavoro come priorità. O comunque sì, vedo questo. Vedo che comunque ti sei messa alle spalle una tappa difficile e qua stai sul chi va là adesso. Vediamo un po' che succede. Prossimi 5-8 giorni. 4 di denari. 2 di spade. La forza. Che viene dopo la forza? Il 7 di coppe. Allora, io qua vedo questo. Vedo che la situazione a livello emozionale può migliorare. Va bene, la situazione a livello emozionale può migliorare, ma vi dico che migliora soprattutto per quanto riguarda la vostra stabilità. Se ci sono delle preoccupazioni inerenti altro dall'amore, io vi dico che qua arriva un recupero per queste preoccupazioni che riguardano altro dall'amore. Possono essere casa, famiglia, lavoro, denaro, altre obbligazioni. Arriva una stabilità, un recupero rispetto a questo. Nell'amore vi vedo un po' con dei dubbi. Qua è possibile che allora qua è possibile che ci sia una situazione con una persona che vuole un recupero con voi, però vi vedo con dei dubbi. Per alcuni di voi può entrare una persona che già conoscete, ma voi magari avete un po' di dubbi perché questa persona non vi ha trattato bene. Va bene? Però qua c'è un recupero dalla parte assolutamente, io vedo soprattutto anche per le ragazze singolo che entra una persona, però inizialmente non vi aprite perché comunque avete le vostre responsabilità, non aprite le porte del vostro cuore a chiunque, entra però una persona alla fine di questa settimana. E vi vedo un po' dei dubbi, può essere anche che io qua vedo che qualcuno vuole recuperare o vuole lottare per una connessione e c'è l'energia di qualcun altro che ha dei dubbi. Può essere tu o la tua persona di interesse. Quindi qualcuno vuole lottare per la connessione e c'è una persona che ha dei dubbi. Oppure ha dei dubbi perché puoi avere altre opzioni.
altre opzioni che non riguardano soltanto persone, altre opzioni riguardanti altre tue responsabilità importanti da portare avanti prima di aprirti completamente. Ok, allora andiamo a chiarirci le carte. 7 di bastoni, energia attuale. 7 di bastoni, 7 di bastoni, energia attuale, 7 di bastoni. 4 di coppe. Qua c'è l'energia di qualcuno che sta un po' sulla difensiva, un po' di abbassamento d'animo, non gli va, puoi essere tu o la tua persona di interesse perché ha altre responsabilità e questioni prioritarie che l'affliggono. Fatto sta, diciamo che se sei tu, io qua ti vedo un po' demotivata a livello emozionale. Vedi, Regina di Coppe, come se avessi perso un po' la pazienza, avessi messo un po' le barriere. Vediamo un po' insoddisfatta. Vediamo il 5 di denari al positivo. Qua arrivano comunicazioni, vedi, te l'avevo già detto prima che arrivano comunicazioni importanti. Asso di spade, io qua vedo che arriva una comunicazione di qualcuno che forse non ti ha trattato bene per motivi di lavoro o altre sue responsabilità, vedo che arriva la comunicazione, oppure un nuovo inizio, come ti ho detto, per le ragazze singole, i ragazzi. Asso di denari al blocco, il 7 di bastoni, vedi? 7 di bastoni, 7 di bastoni, qua ci sono ostacoli lavorativi credo per molti di voi, o comunque sia ostacoli, vedi 7 di denari di nuovo, regina di denari, di natura economica, lavorativa, comunque sia un po' di difese alte per questo motivo qui, puoi essere, ripeto, tu o una persona di interesse o la persona che arriva. Vediamo il mondo e il 9 di spade, 8 di denari, di nuovo il lavoro, preoccupazioni per il lavoro o lavoro a distanza, possono essere preoccupazioni di questa natura qui. Qua sono preoccupazioni inerenti al lavoro e quindi la situazione in questo momento è un po' tesa, ti vedo demotivata, però qua arriva un miglioramento, va bene? Un miglioramento sia di natura economica o di stabilità che apre poi la possibilità di apertura anche emozionale. Il 4 di denari, 4 di denari e il 10 di coppe. Allora, io qua ti vedo che arriva una persona ma non ti apre inizialmente. 2 di spade e il carro. Arriva una persona e non te l'aspetti. Arriva una persona e non ti apri emozionalmente, arriva una persona e non ti aspetti con il... vedi, c'è i 4 di denari di nuovo qua. Allora, qua io vedo che le tue priorità o le priorità di questa energia che sto leggendo qui sono di natura o lavorativa o di responsabilità o di famiglia, assunti importanti e quindi vedo che c'è poco spazio per la parte affettiva. Che succede? Che qua arriva qualcuno, il carro, che tu non ti aspetti, va bene? Non te l'aspetti, assolutamente sì, non te l'aspetti, forte energia del cancro. E ti vedo un po' sulle tue 4 di denari, vedi? Non te l'aspetti proprio. Vediamo un po' questa forza. La forza. 5 di coppe. Arriva qualcuno con l'energia pentita. Arriva qualcuno per recuperare qualcosa. Arriva qualcuno con l'energia pentita. Per parlare, vedi? Temperanza. E tu mi hai scelto anche la temperanza. Rincontro, 6 di coppe. Vediamo questo 5 di questo 7 di coppe. Il diavolo, arriva qualcuno che vuole recuperare con te. Allora, per alcuni di voi arriva qualcuno che vuole recuperare per te. Alcuni di voi non se l'aspettano proprio perché avete chiuso con questa persona. Era lontana per lavoro, avete deciso di chiudere, avete le vostre esigenze, volete di più. Alcuni di voi non si aspettano che rientra questa persona con cui c'erano questo tipo di preoccupazioni. Questa, io non so, qua c'è un miglioramento, parlerete con questa persona. C'è un miglioramento, voi avete i vostri dubbi, perché magari questa è una persona che pensa molto a se stessa, è un po' egoista o ha altre responsabilità
altre opzioni di natura lavorativa, altre opzioni che li inglobano la mente, ok? Però c'è la volontà di questa persona di recuperare con voi e parlarvi. Mm? Per le ragazze singolo, io qua vedo che c'è assolutamente una persona che vuole un'opportunità con te. Io vedo che tu inizialmente non ti apri facilmente, però piano piano io credo che qua qualcosa accade proprio perché non ti apri, perché non te la sei passata bene in amore, oppure hai delle responsabilità tue che sono la priorità, ti demotivano a livello emozionale. Vediamo cosa viene dopo il 7 di coppe. Il giudizio di nuovo. Il giudizio. Allora, lo metto qua perché sennò le carte mi oscurano il video. Avviene il giudizio, però qua c'è una ripresa. C'è una ripresa, il giudizio, vediamo un po', il giudizio, l'appeso. Qua c'è una ripresa. C'è una ripresa con una persona. Si evince qua una persona che ha degli obblighi lavorativi, di distanza, eccetera. Ecco, qua c'è una ripresa in tal senso con questa persona e vedo che c'è un avanzamento con questa persona. C'è una chiamata, una rinascita, però può ricadere di nuovo la situazione in obblighi lavorativi che deve ovviare questa persona. Va bene? Ok. Quindi la situazione diciamo che è questa, un po' così. Ricapitolando, per le ragazze singole arriva una persona, non te l'aspetti, io vedo che sei molto concentrata sulle tue cose, puoi avere opzioni, però qua c'è una persona in particolare che vuole recuperare con te. Secondo me una di queste è una persona con cui tu sei già in relazione. Scusami, una persona con cui sei stata già in relazione, vuole recuperare questa cosa. Vedete un po' dove vi trovate. Vedo che l'energia tua è molto concentrata sui tuoi assunti personali, non ti apri subito, però poi ti apri. Ok? Andiamo a vedere l'ultima carta dei Rider White. Qua abbiamo forte energia del pesce, del capricorno, dell'acquario, del cancro. Ok. Il 10 di bastoni, vedi? La situazione è un po' pesante, che ha a che fare con quegli obblighi che ti ho detto. La situazione è un po' pesante e questo ti demotiva un po'. Vediamo un po' cosa viene dopo il 10 di bastoni. E c'è il matto, però c'è un nuovo inizio qua. C'è un nuovo inizio. Io credo che per molte ragazze e ragazzi single arriva questa persona, non ve l'aspettate, vi vedo molto concentrate sulle vostre cose e vedo che questa persona vuole a tutti i costi ottenere qualcosa, va bene? E invece per le altre ragazze io vedo che qua la situazione può essere un po' impegnativa da un punto di vista lavorativo ed economico della tua persona di interesse, però puoi essere anche tu. Vedo che c'è la voglia di recuperare. C'è la voglia di recuperare. Tu sei un po' demotivata forse perché questa persona lavora fuori, lavora troppo, però con il matto mi dice che alla fine ci si lascia andare, insomma, ecco questo è il senso, è forte il segno dell'Ariete anche. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Sto tornando da te, vedi che ti ho detto, per alcuni di voi è un rientro che voi non vi aspettate proprio, non vi aspettate proprio. Un'altra? Sei l'unica al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani. Questa è una persona che si dà conto che con te può essere chiunque, può essere qualsiasi lato della sua personalità, una persona che ti sente molto dentro, non si... è come se si dà conto del fatto che con te può stare nelle vette più alte e anche negli abissi senza vergognarsi, ecco questo è il senso, ok? Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei li trovate sotto all'info box in descrizione. Andiamo a vedere cosa ti dice l'oracolo. Allora, mettiamoci prima una di queste. Felicità. Io ti vedo felice qua alla fine, questi giorni. Felicità, chakra del cuore, felicità e poi scambiarsi i doni. Sì, io qua vedo felicità e delle belle sorprese. Tu non te l'aspetti, te l'ho detto qua. Vedo felicità, delle sorprese, vedo recupero a livello emozionale. Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto. Io vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.